Potenziale sprecato. Due semplici parole, ma che ti lasciano l'amaro in bocca in qualsiasi contesto. Partendo da me che passo la vita facendo un lavoro che mi succhia l'anima e i sogni, fino ad arrivare alla modalità online di uno dei giochi che a detta di molti è tra i migliori mai messi in commercio. Questa è la storia di Red Dead Online e di come sono finito a giocarci nel 2025. Ebbene sì ragazzi, sono colpevole. Non ho mai giocato a Red Dead Redemption 2. Sono un procrastinatore seriale. Prima di iniziarlo ufficialmente, ho cercato di farmi un'idea di quanto ci avrei messo a completarlo al 100%, notando la presenza di diversi obiettivi legati all'online. Ho quindi deciso di iniziare a giocare con la modalità per togliermeli subito. Come dici? Pensi che io abbia un problema con i trofei? No amico, guarda che ti stai sbagliando. Io non ho assolutamente un problema, ok? Scusate, tornando a noi, prima di raccontarvi la mia esperienza, voglio però darvi un po' di contesto. Red Dead Online è stato rilasciato poco dopo l'uscita della modalità single player nel 2018. L'altissimo livello dell'esperienza su praticamente qualsiasi comparto ha da subito scatenato la fantasia e alzato le aspettative dei giocatori. O almeno di quasi tutti. E va bene Mike, abbiamo capito, hai fatto la recensione negativa controcorrente. Ora però fammi andare avanti con il video. Rockstar aveva fatto delle promesse importanti, tale quali la possibilità di essere dei veri fuorilegge con un sistema di rapine, il proseguimento e approfondimento della storia che al momento del lancio era incompleta e infine la possibilità di acquistare ed espandere dei terreni e delle proprietà. Insomma, i player erano entusiasti, gli sviluppatori avevano dei gloriosi propositi e il mondo del gioco era realizzato a regola d'arte, con delle fondamenta solide. Nulla poteva andare storto. Giusto? Beh, sedetevi qui accanto al fuoco e mettetevi comodi, perché ci saranno parecchie cose da dire. A novembre del 2018, Rockstar lanciò la versione beta di Red Dead Online. Inizialmente i giocatori potevano esplorare la mappa alla ricerca di oggetti oppure di animali da cacciare, formare posse, ovvero dei gruppi duratori organizzati, e partecipare alle missioni date da alcuni NPC nella mappa. Ma il gioco era grezzo, con problemi di bilanciamento e griefing diffusi, oltre al fatto che per acquistare armi e oggetti bisognava grindare come dei cresi, perché c'erano pochissime attività e tutte poco remunerative rispetto ai prezzi. A raccontarla così sembra quasi una simulazione del mondo del lavoro in Italia. Comunque, ovviamente esisteva la scappatoia. Utilizzando il sacro potere della carta di credito era possibile acquistare le barre d'oro, la valuta premium che poteva essere usata in alternativa ai soldi formati all'interno del gioco. Nel 2019 il gioco uscì ufficialmente dalla beta. Furono aggiunte nuove armi, eventi free roam e modalità showdown ad arricchire ulteriormente l'esperienza, oltre alla possibilità di giocare a poker nei saloon e agli eventi dinamici che resero il mondo più vivo. Nel corso di quell'anno furono anche introdotti i primi ruoli: bounty hunter per cacciare i fuorilegge, trader per commerciare, collector per cercare i tesori. I ruoli furono fondamentali per dare nuove possibilità di progressione al personaggio, ottenere soldi e barre d'oro senza shoppare e infine crearono delle nuove attività e di conseguenza diedero un motivo in più alle persone di loggare ogni giorno. Insomma, sembrava che tutto stesse andando per il meglio e che la speranza fosse tornata. Purtroppo i successivi update non furono dello stesso livello e con il tempo i fan, nonostante fossero pieni di copium, iniziarono a capire che forse il futuro non sarebbe stato così roseo nel vecchio West. Nonostante tutto, nel 2021 tornò un barlume di speranza con l'aggiornamento Blood Money, che purtroppo ebbe vita molto breve. Cioè, io non sono un game designer, però ragazzi, questi hanno inserito una sorta di sistema di rapine che risultava parecchio scopiazzato dal content precedente. Inoltre, per poter svolgere questi incarichi, bisognava grindare il capitale, una specie di valuta che serviva per avere le informazioni sui luoghi da rapinare. Un sistema un po' macchinoso, ma ne valeva la pena, giusto? Non proprio. Le ricompense erano mediocri, i veri rapinati alla fine sono stati i player. Ma fu nel 2022 che arrivò la vera mazzata finale. Rockstar annunciò ufficialmente che non avrebbe più aggiornato il gioco con nuovi contenuti degni di nota. Infatti a oggi è presente un sistema di eventi mensili a rotazione, che però si concretizza semplicemente in bonus per farmare esperienza e risorse, o al massimo un riciclo di vecchi eventi. Quindi nel 2025 il gioco è praticamente morto, giusto? Beh, è quello che andremo a scoprire. Molto bene, la lezione di storia l'abbiamo fatta. Ora, dopo aver creato il nostro fuorilegge con le classiche 2 ore di character creation di rito e superato il tutorial, vediamo finalmente lanciati nel mondo di gioco, dove ci viene data libertà totale e nessuna indicazione, se non la possibilità di seguire la main quest che, spoiler, è rimasta e probabilmente rimarrà inconclusa a questo punto.
La vicenda è conclusa. Ma il fulcro dell'esperienza di Red Dead Online è proprio la possibilità di scegliere cosa preferiamo fare. Volete diventare dei cacciatori di taglie? Potete farlo. Volete diventare dei contrabbandieri di Moonshine? Accomodatevi. Preferite semplicemente andare a caccia e rilassarvi vagando per la mappa di gioco? Libertà completa sotto questo punto di vista. Insomma, non ci sono attività che siamo obbligati a fare, anche se alcune ovviamente sono più vantaggiose di altre. Personalmente ho deciso di non approcciare l'esperienza in maniera efficiente, ho cercato di fare ciò che mi andava, provando a completare i trofei nel mentre. A questo punto si è aggregata anche la mia ragazza, che ci aveva già giocato in passato, ma utilizzandolo principalmente come un pony simulator. Dopo alcune ore di gioco però ci siamo resi conto di qualcosa di strano. Ci sembrava infatti che le ricompense ricevute in seguito alle varie attività fossero fin troppo basse. What the fuck is this piece of shit? Verificando online ho scoperto che per ogni attività le ricompense sono riparametrate in base al tempo impiegato nel completarla. Quindi voi starete pensando, più sei veloce, più la ricompensa sarà alta, giusto? In realtà è proprio l'opposto. Il modo ottimale per massimizzare i risultati è aspettare circa una quindicina di minuti prima di portare a termine la missione. Sì, avete capito bene. E no, non ha alcun senso, e non so chi possa anche solo aver pensato a un sistema simile. Nel mezzo di queste fantastiche avventure ho cercato anche di capire se ci fossero degli altri giocatori attivi, ed in realtà nelle lobby ci sono sempre un po' di persone, tra le quali anche dei nuovi giocatori. È tuttavia difficile stimare il numero di player sulla versione PC, in quanto la maggior parte probabilmente gioca solo alla modalità single player. In più c'è anche un problema propriamente percettivo, ovvero un numero limitato di persone nelle lobby e il fatto che la mappa sia immensa. Ciò rende gli incontri veramente sporadici. E comunque parliamoci chiaro, nel 90% delle situazioni finisce sempre in questo modo. Insomma, credo proprio che abbiate capito. E sempre parlando di lobby e dei suoi abitanti, ogni tanto può capitare di incontrare lui. Ebbene sì, come si può facilmente intuire, costui è un cheater. Vedete, nel mezzo di questi anni di caresteri contenuti, ci sono dei giocatori che hanno deciso di passare il proprio tempo a infastidire il prossimo, spesso uccidendoti a distanza o semplicemente rendendosi immortali, ma in questo caso l'interazione è stata molto più particolare, e visto che purtroppo non stavo registrando in quel momento, cercherò di ricostruirvi la scena. Il cheater ha fatto spawnare una chest proprio di fronte alla mia ragazza, con all'interno circa 30 barre d'oro, poco più di 10 euro di valuta. Non una quantità assurda, ma comunque un bel boost per un nuovo giocatore. Ciò solo a lei ovviamente, io ho dovuto sgobbare e far male alla vecchia maniera. Ormai non ce la faceva più a faticare nei campi. E dopo numerose fatiche sono arrivato finalmente ad avere abbastanza oro per acquistare il mio primo ruolo, e l'ho scelto di iniziare dal cacciatore di taglie. In questo periodo esercito una nuova professione. Cacciatori di taglie. Questo ruolo dà la possibilità di sbloccare un nuovo set di missioni dagli sceriffi di ogni città, che vi pagheranno se consegnerete ricercati, vivi o morti. Molto carino per variare un po' il gameplay. Successivamente ho sbloccato anche il collezionista e il commerciante. Il primo ha l'obiettivo di collezionare dei set di oggetti rari che spawnano nel mondo di gioco, mentre il secondo permette di rivendere le parti degli animali cacciati tramite delle missioni di consegna, durante le quali potremo anche essere vittima degli assalti di altri giocatori. Prendendo singolarmente queste attività, mi rendo conto che oggettivamente non sono nulla di assurdo o innovativo. La vera differenza per me è stata nel fatto che mi hanno permesso di avere più varietà e scelta su come passare il tempo nel gioco. A volte magari mi andavo solo di girovagare nella mappa a collezionare tesori mentre mi guardavo una serie TV o un video su YouTube, mentre altre volte mi andava di ripulire effettivamente il West dai ricercati. Grenade! No, 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 no! Wait!
Non vi sto citando gli ultimi due ruoli, ovvero un naturalista e il contrabbandiere di Moonshine, semplicemente perché non li ho ancora sbloccati. L'ultima componente del gioco è il PvP, che si concretizza in alcune modalità specifiche come i classici deathmatch e conquista squadre. Onestamente non ci ho speso troppo tempo, numero 1 perché sono scarso e numero 2 perché letteralmente è più il tempo di caricamento che il match effettivo. Per farvi capire che cosa intendo, prenderemo in esame questo match. Credo ci siano voluti più di 5 minuti solo per iniziarlo e alla fine eravamo soltanto io e quest'altro in un duello mortale, armati solo di Tomuk. Andiamo avanti veloce perché qui ho solo vagato per la zona alla cieca, mentre qui ho avuto l'intuizione di nascondermi in questa baracca, ma purtroppo il piano è fallito. Finché ad un certo punto l'ho trovato. Proprio lui, il mio nemico. Scusatemi davvero, ma non ho resistito. Cioè dai, è troppo orecchiabile ragazzi. Ma ora, senza ulteriori indugi, diamo il via a questo duello. Che dire, dopo questa dimostrazione di skill, io credo di avervi detto tutto. Ma prima di andare oltre, se siete arrivati fin qui, vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al canale e tutte quelle altre cose che già sapete che fanno gli youtubers, ma in particolare, se vi sta piacendo questo video, vi chiedo di darmi dei punti hype per far arrivare il mio contenuto a più persone possibili. Se vi andasse di buttarci qualche secondo, mi dareste un grandissimo aiuto. Giocare a Red Dead Online è stata un'esperienza fatta di alti e bassi. Leggendo le varie vicissitudini riguardanti il gioco, onestamente non mi aspettavo molto e immaginavo che avrei quittato immediatamente appena ho completato i trofei. Invece mi sono ritrovato spesso dopo il lavoro a girare per la mappa senza meta, facendo delle attività a caso giusto per il gusto di farlo. Sì, è vero. Rockstar avrebbe potuto fare molto di più con questo titolo ed è stato criminale il modo in cui è stato gestito. Ma ad un certo punto ho smesso di pensare a ciò che sarebbe potuto essere ed ho cercato di godermi il gioco per quello che è. Nel mio caso è stato quel titolo che prendo in mano quando voglio rilassarmi e non pensare troppo ad ottimizzare i risultati o a raggiungere degli obiettivi. Non esiste infatti un vero e proprio endgame, è solo un accumulo di risorse fino a se stesso, o al massimo per essere più forti in PvP e boostarsi l'ego quando un player di livello 5 osa attaccarci. Per cui, in realtà, è il processo nella sua totalità il vero protagonista, l'esplorazione dell'attività e del mondo di gioco e capire che cosa ci piace e cosa invece vogliamo evitare, settando così i nostri obiettivi personali. Questo mindset personalmente d'ora in poi cercherò di applicarlo più spesso, in quanto trovo che possa rendere qualsiasi esperienza videoludica più godibile. Quindi, Red Dead Online è effettivamente morto nel 2025? Sicuramente non ci saranno più dei grossi update, ma ci sono ancora dei giocatori attivi. Vi consiglio di giocarci? Dipende, se il discorso che ho fatto poco fa risuona con il vostro stile di gioco, allora sì. Credo però che per come è strutturato sia molto più godibile se avete un partner o un amico con il quale approcciarlo, almeno avrete qualcuno con cui parlare durante i caricamenti eterni. L'unica cosa, non aspettatevi che Rockstar faccia dei miracoli. Già nel 2020, infatti, i fan più accanniti avevano protestato contro la gestione da parte di quest'ultima, riunendosi all'interno del mondo di gioco in massa e travestiti da clown. Ma nonostante l'attenzione mediatica ricevuta e l'impegno dei giocatori, le cose sono comunque andate come vi ho raccontato nel video. Per cui non posso fare altro che lasciarvi trarre le vostre conclusioni e visto che siamo arrivati alla fine, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima.